Oggi facciamo questo Corona Talk in italiano, con i sottotitoli per gli spagnoli, con un grande amico italiano come me, che vive negli Stati Uniti, Gianluca Torregrossa. Ciao Gianluca. Ciao Marco, ciao a tutti. Grazie per l'invito, per essere qui con te su questo canale. Complimenti per il tuo supporto che stai dando a distribuire informazioni valide e vere in questo momento in cui trovare notizie sul coronavirus o notizie che siano vere diventa molto difficile. Spiegaci un po', Gianluca, tu adesso dove sei esattamente? Cosa stai facendo? Io in questo momento sono un cardiochirurgo, in questo momento lavoro all'Università di Chicago, mi sono mosso da New York dove sono stato per circa 10 anni lo scorso ottobre, quindi sono a Chicago da 6 mesi e prima ho passato circa 10 anni a New York. Ho molti contatti con la città di New York dove tutti i miei amici, colleghi di mia moglie, sono sposato e ho mia moglie, un medico anche lei, ci raccontano e ci aggiornano sulla situazione newyorkese, che è sicuramente una delle situazioni più tragiche di tutti gli Stati Uniti. Sì, addirittura qua sono arrivate delle immagini, immagino anche in Italia, di fosse comuni che stanno preparando a New York perché non c'è... Esatto. Le informazioni che abbiamo di prima mano, diciamo, su questo coronavirus e della pandemia del coronavirus negli Stati Uniti, che ha toccato in un modo sostanziale la città di New York, sono davvero sconvolgenti. Molti dei nostri amici che sono medici o infermieri e che lavorano nei vari ospedali di New York City ci raccontano di situazioni assolutamente, le chiamano post-war, no? Da dopoguerra. Apocalittica, sì. In cui purtroppo la disponibilità di posti letto, l'arrivo di continuo di pazienti e la mancanza effettiva di ventilatori sta diventando uno dei problemi più gravi. Ma accanto a questo c'è anche il fatto che la patologia, e quando guardi i numeri della città di New York, a differenza dei numeri di altri paesi europei, ha colpito una maggioranza molto netta di pazienti giovani. Se tu guardi nella città di New York, il numero dei pazienti che ha meno di 45 anni è molto più elevato rispetto a tutte le statistiche europee. E la percentuale è intorno al 20%. Quindi c'è un 20% di pazienti, 25% di pazienti nella città di New York che ha meno di 45 anni. E questo è un dato assolutamente unico dello stato di New York, o forse, almeno probabilmente, di tutti gli Stati Uniti. E come le interpreti tu? Potrebbe essere perché sono le persone più attive, che si spostano di più, che si muovono di più e per questo sono state all'inizio più a contatto possibilmente con l'esposizione del virus? Assolutamente, secondo me ci sono almeno un paio di considerazioni da dover fare su questo dato. Il primo è quello che è appunto la considerazione che hai appena fatto, il fatto che probabilmente le persone più giovani sono anche state quelle che hanno forse meno rispettato o meno avuto precauzioni rispetto a questo virus. Ed effettivamente è capitato a tutti noi, immagino a te, ma anche a me, quando mia madre al telefono dall'Italia mi parlava di coronavirus a febbraio, io quasi sdrammatizzavo o cercavo di mantenere la calma, non mi sarei mai aspettato un tipo di infezione, un tipo di sconvolgimento sociale così importante. Il secondo elemento che secondo me è assolutamente caratteristico degli Stati Uniti è che non ti devi dimenticare che qui il sistema sanitario non è gratuito. Quindi se tu sei una paziente giovane, la patologia anche nelle fasce più giovani ha un significato diverso. Cosa vuol dire? Se tu sei un giovane che è nato e, non lo so, all'età di 18 o 16 anni ti hanno scoperto con un diabete di tipo 1. Se vivi in Italia, così come immagino se vivi in Spagna, ti danno l'insulina gratuitamente per il resto della tua vita. Se invece, o a un costo accessibile molto molto basso. Invece qui negli Stati Uniti non funziona così. Se tu non hai un'assicurazione, quindi non hai un lavoro, se sei un imprenditore libero professionista e non hai un'assicurazione, l'insulina non te la devi pagare full price. E quindi molte persone, anche in età più giovane, hanno patologie molto più avanzate. Qui il numero, per esempio, giusto per parlare di diabete perché è molto diffuso, il numero di pazienti che sono in dialisi, quindi che hanno un problema renale dovuto al diabete o dovuto all'ipertensione, è altissimo, e questo è
semplicemente perché l'accesso ai farmaci anche di base come gli antiipertensivi o l'insulina per il diabete diventa molto più complicato o a costi molto più alti. Quindi esiste una fascia di popolazione giovane ma che ha molta più disease, che ha molta più malattia rispetto alla popolazione di pari fascia d'età europea. E che non sono coperti quindi, diciamo, dal sistema sanitario, no? Ma c'è Dall'altro anche un lato, sistema sanitario pubblico comunque, no? Nel senso, le persone, non so, senza risorse economiche sufficienti per permettersi un'assicurazione, che possono fare? No? mm-hmm. Questo è un dato, questo è un'informazione importante. In realtà molti dei miei amici, anche italiani, mi chiedono continuamente informazioni a riguardo, nel senso che anche sulla stampa italiana erano comparse delle informazioni di qualche ragazzo giovane, mi sembra a San Francisco, a cui era stato rifiutato l'accesso in ospedale perché non aveva l'assicurazione e poi è morto a casa per Covid-19. Questo tipo di informazioni non sono vere, nel senso che il sistema sanitario negli Stati Uniti offre un aiuto soprattutto nell'emergenza ad ogni paziente. Cioè, se tu arrivi con dolore toracico, anche se sei un turista che è qui solo per una settimana, che quindi non ha copertura economica, o se sei un cittadino americano che non ha copertura sanitaria, tu comunque vieni ammesso nell'ospedale e vieni trattato per qualunque tipo di condizioni di emergenza e di salvavita. Quindi se hai necessità di un'operazione, se hai necessità di uno stent perché hai un attacco cardiaco, o se hai necessità di un ventilatore perché hai un'insufficienza respiratoria dovuta al virus, al Covid-19, comunque tu questo, diciamo, accesso a queste strutture sanitarie ce l'hai ed è garantito. Però poi devi pagare il conto, no? Poi devi pagare il conto alla fine, no? Alla fine devi pagare il conto, e questo è vero, però molta gente purtroppo poi non lo fa e quindi questi conti vengono mantenuti insoluti. Oppure quello che succede, diciamo, il fatto più grave in realtà di questo sistema è che quello che manca non è l'aiuto nell'emergenza, nel momento in cui tu hai il dolore toracico acuto, nel momento in cui tu non riesci più a respirare e vai in ospedale, o nel momento in cui stai per partorire e hai bisogno di partorire ma non hai un'assicurazione. Tutto quello viene assolutamente garantito al paziente, ma quello che non viene garantito è la struttura sanitaria giornaliera. Quindi tu hai l'ipertensione e i tuoi farmaci, se non hai un'assicurazione sanitaria pagata dal tuo datore di lavoro o dal tuo lavoro o da te privatamente, il costo dei farmaci sta a te dalla tua tasca in forma piena e sono costi estremamente elevati, anche per farmaci molto molto comuni come quelli che molti dei nostri genitori con ipertensione prendono tutti i giorni, giornalmente. E così scusa se ti interrompo Gianluca, ma ad esempio quando c'era Obama, no? Ignoranza mia, come una persona evidentemente che legge le notizie, però non vive là come te da tanti anni. Quando c'era Obama che aveva proposto l'Obamacare, che per quanto ho capito poi Trump ha fatto smantellare, c'era un'assicurazione minima per tutti, no? Data per tutti, ma soprattutto data per ogni paziente di età inferiore a 18 anni, quindi ogni paziente, chiamiamolo pediatrico, di età inferiore a 18 anni aveva accesso gratuito e garantito a tutte le strutture sanitarie. E questa parte non è stata eliminata, per fortuna, anche dalla nuova amministrazione. In più c'era un accesso molto più facile alle assicurazioni sanitarie, quindi a costo molto molto ridotto per tutti i pazienti di età superiore ai 60 o 65 anni. Quindi con quello che si chiama Medicare, Medicaid, che sono praticamente sistemi assicurativi disegnati appositamente a basso costo e disegnati appositamente per le fasce più anziane della popolazione. Tutto questo è stato riformato recentemente con un accesso molto più complicato sostanzialmente alle strutture sanitarie. Se prima con l'Obamacare era molto più facile ed era molto più economico per i singoli individui, anche quelli che non potevano permetterselo, avere accesso alle cure, ora si è ritornati a un sistema molto simile a quello di 10 anni fa, dove comunque le cure hanno un costo molto elevato e i costi del sistema sanitario sono estremamente complicati. E politicamente parlando, questa situazione nella gestione dell'epoca Trump, tra poco ci saranno le nuove elezioni, tu credi che gli sta
nuocendo, nel senso gli sta dando problemi. Certo, è un'ottima domanda. Lui, Trump, il suo grande cavallo di battaglia, questo per andare un po' in un orientamento politico, il grande cavallo di battaglia di Trump per la possibilità di essere rieletto, nonostante, e questo è chiaro a tutti, diciamo, le persone sia in Europa che negli Stati Uniti, ci siano molti question mark, come si dicono qua, ci sono molti punti di domanda, no? Rispetto alla sua condotta morale o personale, eccetera, ma il grande cavallo di battaglia su cui lui stava riorganizzando la sua rielezione era un momento economico estremamente positivo. Gli Stati Uniti per gli ultimi 5 o 6 anni godevano di una struttura economica estremamente positiva. Questa struttura economica, questo momento favorevole economico, chiaramente si è sgretolato molto velocemente con le conseguenze finanziarie ed economiche del virus a livello globale. Quindi questa situazione per lui è uno svantaggio da un punto di vista politico, perché ora arriva alle elezioni che saranno a fine di quest'anno, del 2020, con una situazione economica che è difficile da poter salvare in questo momento da una recessione, e con tutti quegli scheletri, diciamo, nell'armadio che si è portato attraverso questi mesi e anni di politica, tra cui sicuramente quello dell'impeachment, che poi non si è compiuto, ma è chiaro che ci fossero, diciamo, dei punti di domanda da molti dei suoi colleghi senatori e da molte persone del Congresso, che quindi rappresentano un bagaglio, un peso importante per la sua rielezione. Quindi sicuramente... Tu sai come cercherà di uscirne. Di fatto la notizia di oggi è che sta già cercando un colpevole, no? Ha annunciato che congelerà i fondi all'OMS. Sì, lui sostanzialmente sta cercando di dare la colpa a qualcun altro del virus e chiaramente di risostituire quei fondi verso aiuti alla popolazione per dare quello che i romani chiamavano panem et circensem, no? Cioè dare dei giochi e del pane alla popolazione poco prima delle elezioni per far rendere conto che in realtà i governanti non sono così male. Quindi nella mia opinione, non sono un politico, non sono un medico, ma nella mia opinione quello che probabilmente farà è cercare di aiutare le persone economicamente in difficoltà, che sono tantissime in questo momento negli Stati Uniti, come purtroppo in tante altre parti del mondo, e cercando di appunto dare la colpa a qualcun altro per la situazione del virus. Sai che ho sentito anche di un'espressione che non conoscevo, effettivamente noi siamo medici, non siamo economisti, no? Però che hanno parlato della quella che si chiama operazione helicopter money, scusami per l'inglese, cioè far arrivare soldi a pioggia alla popolazione, ma l'hanno sconsigliato perché questo farebbe crescere l'inflazione. Comunque, senza entrare più nell'ambito economico, i dati che ti stavo commentando prima parlano di casi confermati negli Stati Uniti 610.000 con 26.000 morti nel momento attuale, quasi tutti concentrati, come dicevi tu, a New York. 26.000 morti, 610.000 casi vuol dire una mortalità in questo momento che sta sotto il 5%, così a occhio direi un 4%. In Italia siamo 162.500 ammalati con 21.000 morti. Stiamo parlando di un 12-13%. In Spagna, dove vivo io, come sai, siamo a 172.500 diagnosticati e 18.000 morti, quindi che ha appena superato il 10%. Queste differenze, tu come le interpreti dal punto di vista medico, epidemiologico, anche se evidentemente non è la nostra specialità? Come lo vedi? È molto difficile dare un'interpretazione chiara della differenza nella distribuzione geografica di questo virus. Se tu guardi sia in Italia la distribuzione nord-sud ha un grandissimo gradiente. Il virus sembra aver colpito il nord e sembra aver colpito nel nord, sembra aver colpito la Lombardia, quindi la parte nord occidentale, a nord-ovest dell'Italia, con un picco incredibile nell'area compresa tra Milano, Bergamo e Brescia. E qui negli Stati Uniti sta avvenendo un qualcosa di molto simile. Il virus è comparso negli Stati Uniti nella zona della California
E questo non è indifferente, perché quello che cioè quello che tutti dicevano è: la California è ampiamente popolata da molti asiatici, e ci sono molti cinesi, e molti erano andati a festeggiare il nuovo anno, quindi la fine dell'anno cinese, che è verso febbraio, in Cina, per poi ritornare nella zona della California, Los Angeles, San Francisco e nella zona occidentale degli Stati Uniti, Seattle, e quindi avevano probabilmente importato il virus in quel momento. Ed effettivamente i primi foci sono proprio scoppiati nella California, anche nella zona vicina a San Diego, e poi c'è stato un grandissimo momento acuto nella città di Seattle, quindi nella parte occidentale a nord, e che ha preoccupato tutti gli Stati Uniti. Ma in una certa forma, con le regole di distanza sociale o con forse l'aiuto del resto del paese, sia il focolaio californiano che quello di Seattle si sono in una certa forma spenti, o quantomeno hanno trovato il loro plateau, cioè si sono fermati nella loro crescita esponenziali abbastanza presto. Mantenendo tutte quelle difficoltà economiche per le singole città, con le persone che sono in lockdown, quindi che sono rinchiuse dentro casa, come ben sappiamo in Europa, ma senza un aumento esponenziale dei casi. Invece è scoppiato un evento incredibile nella città di New York. I casi nel giro di una settimana, e questi sono proprio dati reali di amici e colleghi che vivono negli Stati Uniti, si è passati dal sì c'è il virus a il virus è esploso nella mia città, creando molto probabilmente una situazione mai vista prima per il sistema sanitario, soprattutto della città di New York. Ma probabilmente sta anche un po' qui l'interpretazione dei dati, no? Nel senso, bene, tu hai detto una cosa all'inizio, che è una caratteristica importante evidentemente, che la popolazione giovane in questo momento è quella che sta soffrendo di più l'epidemia, no? E quindi anche questo potrebbe giustificare il fatto che la mortalità in questo momento è più bassa. E l'altra cosa è che può essere che nel momento in cui si supera la capacità di accesso agli ospedali, si supera la capacità di dare assistenza. Sì, di assistenza. Esatto, di dare assistenza, a quel punto la percentuale di pazienti che arrivano già al massimo della loro sopportazione, quindi già in uno stato critico, fa sì che la mortalità sia più alta. Esatto. Ed è un po' quello che sta facendo la differenza in Europa e in Germania. In Germania hanno 26.000 per una popolazione, credo, inferiore ai 100 milioni, comunque sì, superiore a quella italiana, però hanno 26.000 posti di letti in terapia intensiva. Qua in Spagna ne hanno 6.000, ne avevano 6.000, stanno cercando di aumentarli. In Italia più o meno anche là 6.000. Cosa succede? Che se tu puoi prendere un paziente prima, cominciare a curarlo prima che sia troppo grave, la mortalità sarà sempre più bassa. E non stiamo parlando solo di intubare, ovviamente stiamo parlando anche di medicina sul territorio, che è quello che fa un po' la differenza, no? Anche. E infatti la differenza sulla medicina sul territorio penso sia stata la strategia vincente della Germania, e ti inviterò a metterti in contatto con il nostro amico Stefano Bordignon, che forse ti ricordi, che vive a Francoforte, e lui potrebbe darti una bellissima, e l'ho fatto circa una settimana fa, 10 giorni fa, in una nostra chiamata, una bellissima fotografia di quello che sta succedendo in Germania, e penso che ci sia un grandissimo valore nello scambiare questo tipo di dinamiche. E sono d'accordo con te, esiste come un livello, un pop-off valve, una valvola al di sopra della quale, un livello critico al di sopra della quale qualunque struttura sanitaria in qualunque città venga messo così alla prova che poi il sistema collassa. E questo è un po' quello che è successo nella città di New York. Ricordati poi che New York è forse l'unica delle città americane che ha delle dinamiche sociali simili a quelle europee. Cioè è una città in cui, punto primo, il costo della vita è estremamente alto, per cui tutti vivono in case molto piccole e molto a contatto gli uni con gli altri. Gli spazi pubblici diventano essenziali, perché a New York, se vivi in una Manhattan, così come se vivi a Brooklyn, è difficile che tu abbia un giardino, è difficile che tu abbia un parco, è difficile che tu abbia un salotto abbastanza grande, per cui spendi il più tempo possibile al di fuori, vai a studiare in un coffee shop, o se hai figli vai al parco, per cui c'è molta più condivisione. A New York ci si sposta con i mezzi pubblici, la metropolitana è il mezzo pubblico più utilizzato da tutti i newyorkesi,
che lo prendono ogni giorno, per cui molti più del 60% dei newyorkesi non ha una macchina, per cui, perché non ne hai bisogno di una macchina a Manhattan, così come a Brooklyn o nel Bronx. Quindi è chiaro che c'è molta più possibilità di condivisione e quindi di trasmissione del virus rispetto a qualunque altra città americana. Io per esempio ora vivo a Chicago, qui c'è un tipo di vita molto più, se vuoi, individualistica, no? Molto più legata a quello che da noi è il mito americano di come si vive in America. Hai la tua macchina, è parcheggiata nel tuo garage, scendi, prendi la macchina, vai a lavoro, parcheggi la macchina nel parcheggio del lavoro, scendi, vai a lavoro, ti siedi alla tua desk, ci sono grandi spazi, hai la tua casa indipendente, hai il tuo giardino, hai diverse stanze nella tua casa, per cui il costo delle proprietà è inferiore, ti puoi permettere delle case più grandi, ti puoi permettere più spazi e quindi c'è meno condivisione pubblica. E questo è stato uno degli altri elementi diciamo, dell'esplosione newyorkese. Sì, è una giusta analisi. Comunque bisognerebbe effettivamente studiare ancora più nel dettaglio quello che è un po' l'atteggiamento, lo spirito con cui stanno affrontando i tedeschi, com'è un po' anche il fatto di, diciamo, come hanno fatto in Corea del Sud, no? Un'analisi molto molto ampia della popolazione, facendo tamponi a tutto il mondo, cercando di trovare i pazienti portatori asintomatici, però tutti i pazienti positivi, isolarli, trattarli il più precocemente possibile per evitare di arrivare a una situazione in cui sono pazienti critici che devono arrivare all'ospedale già in situazione critica, il trattamento è più difficile e la mortalità evidentemente più alta. Forse questo fa la differenza, no? Senti un po'. Prego. Sì, scusami. No, dico, ci sono altre due considerazioni interessanti, perché si parla sempre di New York, ma c'è secondo me, un'altra città che vale la pena di essere menzionata. Se tu guardi nelle statistiche di quali siano le città più colpite dal coronavirus, negli Stati Uniti, fra le prime posizioni c'è New Orleans. Non so se lo hai visto. New Orleans, ti domandi come mai New Orleans ha avuto questo tipo di picco. New Orleans lo ha avuto perché il governatore dello stato di New Orleans, così come il sindaco della città, hanno deciso di non annullare, nonostante ci fosse questa pandemia in corso già a marzo, i primi di marzo, alla fine di febbraio, quello che è una festa molto famosa, che è tipo un carnevale nelle città di New Orleans, che si chiama Mardi Gras. È una festa dove tutti scendono in piazza, si beve, si sta assieme, c'è musica dal vivo, e è chiaramente una forma di introito importante per la città. La decisione è stata quella di non annullarlo. Molte persone sono arrivate nella città di New Orleans e probabilmente con questo grande momento di collettività sociale c'è stato un picco incredibile e la città di New Orleans sta pagando un prezzo molto alto, sia in termini di vittime che in termini di accessi all'ospedale, in modo molto più silenzioso, perché tutti sono concentrati sulla città di New York, ma quasi nessuno fa attenzione alla città di New Orleans. E questo comunque, sì, penso che è una caratteristica comune un po' di tutti i paesi, perché all'inizio si è cercato di minimizzare, c'era Milano non si ferma, facciamo le manifestazioni in Spagna, cerchiamo di far finta che non far finta, continuare a fare la vita normale, cercando di minimizzare, poi le conseguenze si sono viste a 2 settimane di distanza, anche poi incubazione. Comunque sì, non sapevo questo di New Orleans. Sì. Senti, ti volevo fare una domanda, anche perché in realtà adesso siamo già da mezz'ora, non voglio che siano troppo lunghi questi video, né voglio farti perdere tempo visto il tuo lavoro così importante. Tu stai lavorando ancora in questo momento? Riesci a svolgere il tuo lavoro di cardiochirurgo? Noi come cardiochirurgia, così come praticamente quasi tutte le chirurgie negli Stati Uniti, indipendentemente dalle zone o dalla densità, dalla acuità dell'infezione virale nelle singole città, l'attività che noi chiamiamo elettiva si è fermata. Vuol dire che tutto quello che era un'attività, un'operazione programmata, quindi tu hai un problema stabile al tuo cuore, una delle tue valvole cardiache, o hai la necessità di avere un bypass cardiaco per portare più sangue al tuo cuore, ma se rimani fermo e a casa non hai dolore toracico, quindi non hai un imminente rischio di mortalità,
tutta quell'attività l'abbiamo sospesa per, diciamo, le 4 settimane, per le ultime 4 settimane. E abbiamo mantenuto invece un'attività di emergenza. In modo molto interessante, le emergenze che generalmente ci tengono nella nostra attività quotidiana prima del virus, ci mantengono molto molto attivi, perché ne abbiamo molte di emergenze, si sono ridotte in modo drastico. Se tu guardi anche il dato degli accessi in tutti gli ospedali, in tutto il mondo, per infarto miocardico, si sono ridotti del 95%. Sì, Questo lo so in tutto il probabilmente mondo. È tremendo questo, perché vuol dire che ci sono un sacco di persone che cercano di resistere perché hanno paura di andare all'ospedale, e questo esatto. lo pagheremo dopo, con il tempo. Bravissimo, esattamente, questa è proprio la considerazione. Per cui io in questi giorni sto facendo un'attività di emergenza, ho operato quasi tutti i giorni un caso, che chiaramente insomma è molto meno della nostra attività quotidiana, però ripartiremo qui nella città di Chicago con un'attività elettiva dalla prossima settimana. Questo è stato preso in considerazione del fatto che nello stato dell'Illinois, dove c'è Chicago, i numeri sono stati molto limitati. Anche in questo momento nel mio ospedale noi abbiamo nelle ultime 3 settimane abbiamo avuto 100 casi di Covid, con un numero di intubati molto basso, di circa 17 casi. E questo è uno dei più importanti. L'Università di Chicago Medical Center, l'ospedale dell'Università di Chicago, è uno dei 3-4 ospedali più grandi di tutta la città di Chicago. Per cui i numeri sono molto simili anche nelle altre istituzioni, quindi nessun picco incredibile o nessun numero estremamente alto qui nella città di Chicago, e la decisione è stata quella di riniziare ad aprire molto cautamente l'attività, almeno di quelle che sono le esigenze necessarie o assistenziali, come quella degli ospedali. I bar, i ristoranti rimangono chiusi fino alla fine di aprile, questo almeno secondo quanto dato dal governatore, fino al 30 aprile, poi vedremo cosa succederà alle altre istituzioni, insomma. E le ultime 2 cose. Una cosa è semplicemente è la domanda che faccio un po' a tutti i miei, possiamo dire, amici ospiti. Come vede il futuro, in 2 parole, il futuro di questo virus e il futuro del mondo? Certo, io penso che questo virus avrà un impatto sostanziale, come lo hanno avuto altri momenti nella nostra vita. Per chi è della nostra generazione, se ti chiedo che cosa facevi l'11 settembre del 2001, te lo ricordi? Tu sai dire dove eri o come hai saputo che le 2 torri gemelle sono cadute? Ti ricordi davanti a quale televisore hai visto quelle immagini? Per cui in una certa forma penso che questo coronavirus sarà un qualcosa di simile, sarà un nuovo evento che rimarrà molto presente nella vita di tutti noi. Ci sarà una vita post-coronavirus, dove forse avremo molta più dettaglio e attenzione per la nostra igiene pubblica, igiene sanitaria personale, il nostro anche abbracciarsi o scambiarsi un saluto con le mani forse in una certa forma cambierà. E sono convinto che così come molte della popolazione asiatica che sono stati colpiti anni fa dal virus della SARS in modo molto più acuto rispetto a quanto noi europei o anche qui negli Stati Uniti il virus della SARS aveva colpito, aveva lasciato a tutta una certa popolazione asiatica l'abitudine di indossare le mascherine. E vedevamo molto spesso, no, molte persone asiatiche in Europa, e noi quasi le prendevamo quasi in giro, ci domandavamo il motivo per cui vivevano con questa mascherina. E il motivo sostanzialmente è che loro avevano avuto la SARS in anni in cui sostanzialmente noi non sapevamo molto di queste precauzioni del virus. Quindi io sono convinto che in una certa forma l'abitudine di indossare una mascherina, almeno quando prenderemo un aeroplano all'interno di un aeroporto o un treno, o frequenteremo dei posti pubblici ampiamente frequentati, sono convinto che in una certa forma rimarrà nelle nostre abitudini quotidiane. E l'ultimissima domanda. Come stai tu, la tua famiglia, come ha cambiato un poco questo virus, la tua vita personale intima? Io, sai, sono sposato, ho una figlia che ha 4 anni,
che va a scuola, o meglio andava a scuola, come forse i bambini di tutti noi. Per cui abbiamo dovuto ricreare una certa forma di educazione all'interno una certa forma di scuola all'interno della casa. La scuola dove effettivamente sta andando ha cercato di creare in un modo forse non estremamente efficiente, ma online di educazione, e sicuramente ha cambiato un po' tutta la nostra attività, perché sia io che mia moglie abbiamo cambiato il modo con cui lavoriamo tutti i giorni. Abbiamo avuto più tempo per stare assieme, questo di sicuro. E un'altra grande cosa è che abbiamo avuto molto più tempo per riconnetterci con degli amici e con i nostri affetti. Questi penso che sia forse una delle cose più importanti, che se dobbiamo prendere un qualcosa di positivo da questa esperienza del virus, dobbiamo dire che mi sta facendo rientrare in contatto con tante persone, perché capisci quali sono i veri valori nella vita che valgono. Quindi in una certa forma sto anche godendomi la mia famiglia, mia moglie e mia figlia, che spesso non riesco a vedere perché lavoro come un dannato, e cercare di dare queste cose rispetto ad altre. Quindi di essere positivi in questo senso. Esattamente, bisogna vedere le cose anche positive, essere positivi. Gianluca, grazie mille, complimenti per riuscire a parlare ancora abbastanza bene l'italiano, a differenza di quanto non faccia io, che faccio degli errori incredibili. Grazie mille e complimenti per il tuo lavoro e per la tua analisi perfetta e lucida, come sempre, e non potevo aspettarmi nemmeno una persona intelligente che sai che apprezzo come sei tu. Un abbraccione. Un abbraccio a te.